Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Brexidol, Chiesi Italia SpA, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Brexidol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brexidol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Brexidol? Brexidol è un farmaco a base del principio attivo piroxicam, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico antinfiammatori non steroidei per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SpA. Brexidol può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Brexidol 14 mg 4 cerotti medicati. Brexidol 14 mg 8 cerotti medicati. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Promedica Srl. Concessionario: Chiesi Italia SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: piroxicam. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: cerotti. Indicazioni. Brexidol è indicato per il trattamento degli stati dolorosi e flogistici di natura reumatica e traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti. Posologia. Si consiglia di usare un solo cerotto medicato per volta e sostituirlo ogni 24 ore per un periodo non superiore a 8 giorni. Non applichi 2 cerotti nell'arco dello stesso giorno. Brexidol ha da impiegarsi esclusivamente sulla cute integra. Dopo aver accuratamente lavato e asciugato la zona dolorante, sfregare tra le dita uno degli angoli di Brexidol per togliere la pellicola protettiva ed applicare la parte adesiva direttamente sulla cute. Nel caso in cui Brexidol debba essere applicato ad articolazioni di maggiore mobilità, come ad esempio il gomito o il ginocchio, è consigliabile l'uso di un bendaggio di ritenzione da applicare all'articolazione flessa, al fine di mantenere il cerotto in sede. Non superare le dosi raccomandate. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, piroxicam, ad uno qualsiasi degli eccipienti. Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d'azione, FANS, hanno provocato reazioni di ipersensibilità, vedere sezione 4. Brexidol è controindicato in pazienti con ulcera peptica in fase attiva, pazienti con asma bronchiale, anamnesi di emorragia gastrointestinale da FANS. Pazienti in terapia anticoagulante. Gravidanza e allattamento, vedere sezione 4-6. Bambini di età inferiore a 12 anni. Brexidol cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o lesioni, ma solo su pelle integra. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I livelli serici raggiunti con Brexidol sono risultati significativamente più bassi rispetto a quelli ottenuti mediante somministrazione orale, ma con una forte variabilità individuale per cui non si può escludere. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È improbabile che l'impiego di cerotti a base di piroxicam abbia interazioni con altri medicinali. Non ha comunque da escludere la possibilità di competizione tra il piroxicam assorbito ed altri. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Brexidol insieme ad altri farmaci come Aeuroscoumedin Aeuro, Aerosintroma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Brexidol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brexidol durante la gravidanza e l'allattamento?
Brexidol ha controindicato durante la gravidanza e l'allattamento e non ha consigliato nelle donne che intendono iniziare una gravidanza. La somministrazione va sospesa nelle donne con problemi di fertilità o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Brexidol non interferisce sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. L'uso del prodotto può causare reazioni cutanee locali di tipo irritativo o allergico come eritema, prurito, bruciore, dermatiti da contatto, intorpidimento e formicoli nel sito di applicazione. Con questo tipo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti casi di sovradosaggio. In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, istituire immediatamente una terapia sintomatica ed applicare le comuni misure d'emergenza del caso. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari. Codice ATC. M02A07. Brexidol ha un cerotto medicato a base di piroxicam, un farmaco antinfiammatorio non steroideo con una proprietà farmacocinetiche. L'applicazione di Brexidol a volontari sani per 8 giorni consecutivi ha confermato che l'assorbimento sistemico ha, nella media, significativamente più basso rispetto alla somministrazione orale, ma con una forte variabilità. Dati preclinici di sicurezza. Le prove tossicologiche eseguite su diverse specie animali hanno dimostrato che piroxicam per via topica è ben tollerato ed ha sprovvisto di attività teratogena e mutagena. Elenco degli eccipienti: copolimero acrilico, eudragite 100. Tessuto non tessuto, poliestere siliconato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brexidol a base di piroxicam sono Brexidol, Dolaut Mono, Flectoronidie, Lenotac. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.